Allora amiche, lo sappiamo, il mercato del beauty è davvero pazzesco, tutti i giorni c'è un'uscita nuova, tutti i giorni sentiamo qualcuno che ci dice che non possiamo più vivere senza questo prodotto o quell'altro. Che fare quindi se sei una principiante, magari una principiante over e non hai la più pallida idea di dove iniziare e come comporre la tua trousse? Bene amiche, ho creato questo kit di sopravvivenza composto soltanto da prodotti davvero utili, economici, che performano bene su donna matura. Quindi se sei alle prime armi e hai bisogno di orientarti e di costruire il tuo kit di make up, prendi carta e penna e segui questo video. Iniziamo. Il primo prodotto che vi consiglio di acquistare è un fondotinta, una skin tint o una BB CC cream, cioè un prodotto che serve per uniformare l'incarnato. Qual è la differenza tra questi prodotti, amiche? Facciamola molto semplice. Il fondotinta, e qui ne abbiamo un esempio, la Corps Perfect de L'Oréal, è un prodotto che dona un certo grado di coprenza, ad esempio questo ha una coprenza media, è un prodotto che dovete scegliere nella colorazione esatta, il più vicino possibile al vostro incarnato, e non serve per scurire o per coprire eventuali macchie e discromie, ma proprio per dare uniformità al viso. Ecco, se non volete utilizzare il fondotinta perché per voi è un prodotto troppo spesso, non vi sentite a vostro agio, vi sentite troppo truccate, troppo coperte, potete in alternativa utilizzare una skin tint. Che cos'è una skin tint? È un prodotto più fluido, più leggero, con una coprenza piuttosto bassa, ma che riesce anche in questo caso a regalare uniformità al viso. Ecco, per quanto riguarda le skin tint, potete provare questo prodotto di Kiko che si chiama Skin Hybrid Blurring Skin Tint Foundation, che ovviamente, come vi dicevo, non dà una grande coprenza ma regala comunque uniformità al viso, è molto confortevole e immediatamente vi dà questo aspetto levigato, ringiovanito. Se poi anche una skin tint non fa al caso vostro, allora potete rivolgervi a una BB cream, una CC cream, che altro che non è che una crema nutriente, idratante per il viso, ma con una leggera colorazione. Ecco, io oggi indosso una BB cream, questa di L'Oréal. Io ce l'ho nella colorazione chiara, ma c'è anche una colorazione media per incarnati più scuri del mio. In questo caso la trattate come una crema idratante, ma a contatto con la pelle prende una leggera colorazione, dovrebbe adattarsi al vostro incarnato e anche in questo caso vi regala una certa uniformità, una certa luminosità alla pelle. Allora amiche, potete scegliere uno di questi tre prodotti e andrete sul sicuro. Una piccola nota, questo fondotinta dell'Oréal per me è un po' adatto a tutte le pelli mature, che in genere sono un po' pelli secche, tendenzialmente secche, ma se proprio avete una pelle oleosa, una pelle grassa, vi consiglio il fratellino, che è sempre dell'Oréal ma si chiama Fresh Wear. In quel caso avrete sempre una coprenza media modulabile, sempre un bell'effetto morbido, ma è un fondotinta un po' più adatto a pelli grasse, misto grasse. Ecco, valutate voi, perché nella maggior parte dei casi questo, per mia esperienza, va bene un po' per tutte le pelli. Ecco amiche, questi tre prodotti potete provarli serenamente perché sono testati e ritestati su tantissime donne, hanno sempre dato dei buoni risultati e col tempo potrete capire qual è il grado di coprenza di prodotto che preferite. Ma sceglietene uno, io in questo caso a titolo esemplificativo scelgo lui, la Corps Perfect de L'Oréal, da mettere nella nostra trousse da principiante perché è un prodotto a mio avviso veramente ottimo.
Amica, se il video ti sta piacendo, lascia un like e se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale, così saprai sempre quando ci sono dei nuovi video per te. E mi raccomando, fai iscrivere anche le tue amiche amanti del make-up. E uno è andato. Bene amiche, come continuiamo? Il secondo prodotto, a mio avviso, in questo caso indispensabile in una trousse make-up e soprattutto in una trousse pelle matura, è il correttore. Perché vi parlo in questi termini, amiche? Perché mentre il fondotinta e simili che abbiamo visto prima sono prodotti nice to have, cioè bene averli anche per un'occasione, anche se non li indossate tutti i giorni, il correttore a mio avviso è proprio un prodotto indispensabile. Perché? Perché a differenza del fondotinta è un prodotto più coprente, specifico per andare a camuffare, nascondere quei piccoli difettucci che spesso con l'età si manifestano. Mi riferisco ad esempio alle discromie della pelle, potete avere delle macchioline, delle iperpigmentazioni, ma anche ad esempio alle occhiaie che a me sono comparse diciamo dopo i 35, ecco, non prima. Il correttore è un prodotto che potete utilizzare anche da solo, potete farvi la base viso semplicemente andando a correggere puntualmente i problemini di qui sopra, quindi vi consiglio assolutamente di averlo e oggi ve ne presento due. Potete scegliere uno di questi due, adesso vi spiego con che ratio, oppure averli entrambi se volete giostrarvi, giocare un po' a seconda delle necessità. Questo correttore è un correttore abbastanza coprente ma fluido, anche questo è il True Match Accord Perfect in versione correttore e serve proprio, vedete, con una formula abbastanza densa. Lo scegliete in questo caso o simile al vostro incarnato o mezzo tono più chiaro e potete andare in maniera puntuale a coprire le discromie o utilizzarlo sull'occhiaia. È adatto a pelle matura, coprenza media. Io non vi consiglio in questo video prodotti super coprenti perché a mio avviso difficilmente sono valorizzanti su pelle matura. Oppure vi parlo di quest'altro correttore che è il cancella età della Maybelline, che è un correttore in questo caso più leggero che io ho preso in una colorazione rosata illuminante che lavora molto bene sull'occhiaia ma che io utilizzo anche per illuminare strategicamente alcuni punti del viso per spianare un pochino le rughe. Ecco, se non avete un'occhiaia importante questo vi è sufficiente. Se avete magari dei difettucci o delle occhiaie un pochino più difficili da coprire, orientatevi su quest'altro. Se poi volete esagerare, prendeteli entrambi e lavorate in combo. Ad esempio, potete passare soltanto qui nella zona proprio vicina, in questa C interna dell'occhio, prima questo correttore, il cancella età, che è molto leggero e illuminante, e poi una goccina di questo per coprire bene bene l'occhiaia. Quindi valutate voi. Nel mio caso, se dovessi sceglierne soltanto uno, andrei sulla Corps Perfect de L'Oréal, proprio perché, come vi dicevo, la mia occhiaia è abbastanza marcata. Quindi o solo uno o entrambi. Il secondo prodotto entra nella trousse. Come vedete, amiche, per adesso ho messo due prodotti dell'Oréal perché secondo me è un marchio davvero ottimo, con un ottimo price point, soprattutto se cercate i prodotti online, ma poi nell'info box vi metto tutti i riferimenti, e ha delle soluzioni particolarmente adatte alla donna matura. Andiamo avanti col terzo prodotto. In questo caso, per quanto mi riguarda, è un must have, un prodotto da avere, è il blush. Il blush, amiche, è quel prodotto che mettiamo sulle gote per ravvivare, per dare un po' di colore
al nostro viso. Sapete che la giovinezza è spesso rappresentata con le guanciotte rosse, ecco, con l'andare del tempo tendiamo a ingrigirci un pochettino, ovviamente non tutte amiche, ecco, questo ci tengo a dirlo perché ogni tanto sotto i video mi scrivete no ma io ho 40 anni, ho 50 anni e non mi sento matura, non facciamo generalizzazioni, siamo tutte diverse. Certo amiche, questo è sicuro, siamo tutte diverse. Io ovviamente generalizzo semplicemente perché devo parlare alla maggioranza di voi, non so esattamente chi c'è dall'altra parte dello schermo, ma vi posso assicurare che per mia esperienza io parlo con tantissime donne e aiuto tantissime donne a trovare un po' le soluzioni di make-up che fanno al caso loro. Ecco, nella maggioranza dei casi l'avanzare dell'età si accompagna con alcuni problemucci. Ecco, se voi siete esenti da queste manifestazioni, veramente buon per voi, mi fa molto piacere, ma molte donne mi raccontano di fatto sempre le stesse cose, quindi un po' anche la perdita di colore succede, in molti casi succede. Ecco, in questo caso il blush basta un pochino di colorino sulle nostre guance e torniamo subito a nuova vita. Allora amiche, dovete prendere un solo prodotto, sceglietelo nella colorazione che vi sta meglio, quindi cercate di capire se avete un incarnato, un sottotono caldo e quindi magari vi si addice di più un colore pescato, un colore un po' caldino. Cercate di capire se invece avete un sottotono un po' freddo come il mio, molto probabilmente vi sta meglio un rosato, un rosa freddo. Potete fare qualche prova, ne basta uno. Io vi consiglio di prendere un prodotto in crema o liquido perché si stende molto facilmente. Rispetto alle polveri, i prodotti in crema in genere segnano un pochino meno le rughette e quindi sono davvero molto consigliati. In questo caso io vi faccio vedere il Baby Got Blush di Essence perché è un prodotto che davvero a parte trovate facilmente ma conoscono tutti, forse ne avete sentito parlare, è davvero valido, è davvero super economico, però devo dire che poi vi scriverò sotto anche un'alternativa che è il nuovo blush di Pupa che ho provato ed è veramente bellissimo, bellissimo. Ci sono diverse colorazioni, in quel caso c'è una specie di applicatore con la spugnetta, ma il prodotto è liquido, molto trasparente, però è pigmentato e lo applicate un po' nello stesso modo di questo e subito il volto riprende vita. Quindi insomma orientatevi su uno di questi due, vedrete che vi troverete bene. Adesso continuiamo con un altro prodotto che a mio avviso ci deve essere e ci spostiamo un po' sul trucco occhi. Allora amiche, probabilmente avrete sentito parlare di tutti quei prodotti che servono per scolpire il viso, evidenziare volumi, fare contouring, bronzing, eccetera. Però qui stiamo componendo una trousse da principiante. Io quindi non voglio appesantirvi con dei prodotti che magari richiedono un po' di tecnica, un po' di manualità per essere applicati. Secondo me, se fate una buona base con un fondotinta, una skin tint, correggete le piccole discromie con un buon correttore e magari illuminate un pochino l'occhiaia e date un colorino alle guance, secondo me la maggior parte del lavoro lo avete fatto. Quindi io mi fermerei qua, anzi prenderei la trousse e metterei il Baby Got Blush o quello di Pupa, quello che volete, tanto ce ne sono diversi simili, e lo mettiamo dentro. E quindi passerei, come vi dicevo, al trucco occhi. Allora amiche, probabilmente per iniziare una piccola palette con dei toni neutri, colori un po' della terra, che sono quelli che valorizzano di più la palpebra matura, con dei bei toni opachi che non vanno a evidenziare troppo le rughette, magari un punto luce, può essere più che sufficiente.
Quindi io vi consiglio questa, la prendiamo subito, eccola qua, piccola palette di Maybelline che si chiama The City Mini, vedete che è proprio piccola, però ha tutto quello che vi serve per fare un trucco occhi completo, se mi riesce a aprirla, ok? Vedete? Ha tutti questi bei toni neutri per fare colori di transizione, i marroni più scuri per evidenziare l'angolo esterno dell'occhio o bordare l'occhio con un pennellino piccolino. Abbiamo poi il punto luce per illuminare un po', ad esempio, questa zona, oppure l'arcata sotto il sopracciglio. Quindi con una palettina come questa potete veramente iniziare a farvi il trucco occhi spendendo poco e avendo tutto quello che vi serve a disposizione. Colori un pochino più rosati, un pochino più beige. Provate e iniziate a divertirvi. E noi quindi mettiamo dentro anche la mini palette. Benissimo amiche, il nostro trucco occhi non potrebbe mai essere completo ovviamente senza un mascara, e anche in questo caso ve ne consiglio due, sempre ottimi, sempre di fascia economica, uno di L'Oreal, perché L'Oreal non manca mai, e uno di Maybelline che, come avrete capito in questo video, è anch'essa molto presente, e ci saranno altri prodotti Maybelline. Ma passiamo al mascara. Eccoli qua, abbiamo The Falsies Lash Lift di Maybelline e il Paradise Big Deal di L'Oreal. Sono entrambi ottimi, scegliete quello che più vi aggrada. Questo di L'Oreal lo consiglio soprattutto a chi ha delle ciglia un po' come le mie, molto chiare, molto sottili, che non si incurvano facilmente, perché la formula, devo dire, aiuta. In questo periodo è il mio mascara preferito, ve ne ho parlato anche in un video apposito. Questo è un classico che funziona benissimo nella maggioranza dei casi, quindi un po' per tutte le tipologie di ciglia. Io da mettere nella trousse scelgo questo perché si adatta, come vi dicevo, benissimo alla mia tipologia. Voi fate, diciamo, la scelta che più vi aggrada, ne mettete uno nella vostra trousse. E comunque amiche, guardate, è ancora tutta vuota e non la riempiremo tutta perché vi ho promesso una trousse semplice e vi darò una trousse semplice. Allora amiche, prima di dichiarare concluso il trucco occhi, per chi di voi volesse, vi voglio parlare anche della matita occhi, che vi presento qua qualche opzione. Secondo me è davvero bella e utile nel trucco donna matura, perché vi permette di sottolineare un pochettino l'attaccatura delle ciglia. Ecco, sempre per il discorso dell'età, e non me ne vogliano le signore che mi ascoltano, un'altra delle cose che si manifesta è un po' anche la perdita delle ciglia, diventano più rade, magari non sono più così lunghe. L'utilizzo di una matita, a differenza ad esempio di un eyeliner, di una penna dal tratto molto grafico, ci permette di sottolineare l'attaccatura delle ciglia, dando subito un effetto rinfoltente, senza creare quelle linee così rigide, così dure, così geometriche che ci invecchiano lo sguardo, e per contrasto con quella che non è magari più una palpebra molto tonica danno subito l'effetto sceso, l'effetto invecchiante. Ecco, invece utilizzare sapientemente una matita per gli occhi, soprattutto se è una matita morbida che si sfuma facilmente, ma magari anche waterproof, che una volta settata non si muove più, ci aiuta a ridare una forma magari anche allungata, anche liftata al nostro occhio, e completa il make-up magnificamente. Ecco, io vi do in questo caso due opzioni, una di Maybelline che vi faccio vedere qua,
scusate, di L'Oréal, l'Infaillible, ed è una matita marrone. In generale, se dovete comprare una matita sola, vi consiglio di prenderla marrone, perché rispetto al nero è un po' più morbida, un po' più delicata. Ad esempio, potete anche utilizzarla per fare una sfumatura, un trucco occhi solo con questa, ma naturalmente, se vi piace il nero, liberissime di orientarvi verso il nero. Oppure un'alternativa altrettanto valida e ancora più economica è la matita Long Lasting di Essence, sempre anche questa in un bellissimo marrone. È una matita waterproof, una matita che resiste veramente bene. Esiste anche in altre colorazioni davvero splendide, quindi se non volete il marrone ma volete giocarvi la matita occhi per avere quel tocco particolare, quel puntolino di colore che magari vi rallegra subito il make up, ecco, guardate che belle colorazioni ad esempio a Essence. Io l'ho comprata anche, lo avevo detto in un video che mi era piaciuta talmente tanto che l'avrei presa in altre colorazioni. Io l'ho presa anche di questo meraviglioso viola e di questo meraviglioso verde. Ecco, facendo soltanto un leggero tratto, magari anche il primo pezzettino della rima inferiore, avete subito quel tocco di colore da aggiungere ad esempio alla vostra palettina neutra di Maybelline e che vi darà subito un look più particolare. Quindi, dovendo sceglierne soltanto una, io vi consiglio la marrone, perché chiaramente è più versatile. Quindi prendiamo la nostra trousse e mettiamo anche una matita occhi, ma ripeto, è opzionale, perché con la palettina di prima di Maybelline e il mascara siete già alla grande a posto. Mettiamo dentro, tanto occupa poco spazio e costa poco. Siamo quasi addirittura d'arrivo, amiche, mancano veramente pochi prodotti per avere una trousse più che completa e in questo caso mi sto riferendo al trucco labbra e a una matita labbra. Sì, amiche, per me nel trucco donna matura la matita labbra è un must have, a differenza della matita occhi che, come vi dicevo, tutto sommato può essere opzionale, e vi spiego subito perché. Con l'andare del tempo, e non me ne vogliate, spesso anche le labbra perdono definizione, quindi se ci diamo direttamente il rossetto possiamo rischiare di sbavare o di evidenziare alcune rughette qua nella zona intorno alle labbra, e rischiamo magari che il trucco labbra non duri poi così tanto. Ecco perché, a mio avviso, utilizzare una matita per definire, ridefinire il contorno labbra, ma creare anche una barriera che impedisce al rossetto di sbavare e di infilarsi nelle rughette, è davvero essenziale, al punto che se volete avere un solo prodotto labbra, io vi consiglio di optare per la matita e non per il rossetto, perché una buona matita labbra vi fa un trucco completo. E in questo caso la mia prima scelta, la matita che vi consiglio veramente con tutto il cuore, è questa di Maybelline, la Lifter Liner. È una matita eccellente che davvero vale un rossetto. Vi fate il vostro contorno, riempite tutte le labbra, se volete mettete un goccino di gloss se lo avete, e il trucco labbra è fatto. In alternativa però vi posso anche consigliare la matita di Astra. In questo caso è la numero 46, è la mia matita iconica, la infilo da tutte le parti, ma c'è in tantissime colorazioni, quindi o Maybelline Lifter Liner o Astra nella colorazione che volete, è assolutamente da avere. E quindi in questo caso vi dirò di più, potete anche averne due, perché se vi piace cambiare un pochino la tinta labbra e
il trucco labbra abbinandolo anche al vostro abbigliamento, ai vostri accessori, 2 matitine ve le potete anche permettere. Ecco, naturalmente avrebbe senso completare il trucco labbra anche con un rossetto. E qui vi posso dare 2 alternative. Se preferite un rossetto un po' liquido, dal finish matte, non esageratamente matte perché invecchia e segna anche qua ogni minima imperfezione, ma diciamo un rossetto che dura, che si fissa, che è un opaco, ma un opaco portabile, vi posso consigliare questi qui di Essence, gli 8 ore Stay. Sono degli ottimi rossetti che durano a lungo ma non seccano eccessivamente le labbra. Invece, se volete un rossetto più morbido, anche un po' luminoso, più ricco, più confortevole, allora vi consiglio un classico Color Riche di L'Oreal nella nuance che preferite. In questo caso io ho questa qua e vi troverete davvero molto bene. Ecco amiche, fatto il trucco viso, fatto il trucco occhi, fatto il trucco labbra, abbiamo anche il nostro colorino sulle guance. Abbiamo finito? No. Non abbiamo finito, perché è finalmente arrivato il turno di un prodotto a mio avviso importantissimo che molte di voi non vedono di buon occhio, ma che io vi consiglio assolutamente di avere, che è la cipria. Allora amiche, intanto non dimentichiamoci di mettere il nostro rossettino dentro e io mi prendo il Color Riche dell'Oreal. Voi fate la vostra scelta. Ma torniamo alla cipria. Amiche, la cipria cosa fa? Ci fa durare il trucco più a lungo, ci opacizza eventuali zone di untuosità, di eccessiva luminosità, per così dire. Ci permette di minimizzare i pori e alcuni difettucci della pelle, ci regala un aspetto più uniforme, più levigato, quindi la cipria ci vuole. Soprattutto la cipria impedisce ai prodotti in crema che abbiamo applicato, fondotinta e correttore, di muoversi in giro per la faccia e insinuarsi nelle rughette. Ecco, amiche, anche nella fascia un po' più economica ci sono delle buone ciprie. In questo caso, visto che stiamo parlando di una trousse per principianti, per facilità di utilizzo io vi consiglio di orientarvi su una cipria compatta da prelevare con un piccolo piumino o con un pennellino, ma da dare sempre in maniera molto parca, molto leggera. Ecco amiche, in questo momento sto testando una cipria di Physician Formula, la trovo davvero bella, davvero performante, ve la faccio vedere. È questa qua nella tonalità translucent, dovrebbe essere totalmente trasparente dal nome, a mio avviso, come dire, dà un pochino di tono, di tonalizzazione, ma una cosa leggerissima. Ha questo bell'effetto blurring, anche uniformante, ha un profumo veramente meraviglioso che ricorda tantissimo l'estate e i prodotti solari. Arriva con questo piccolo pennellino che però secondo me io vi sconsiglio di usare, non è molto utile. Prendete voi un piccolo piumino o un piccolo pennello e fissate leggermente il trucco anche solo nelle zone dove tende a muoversi di più, quindi mento, intorno al naso, quindi la famosa zona T, e poi con un pennellino davvero fluffy, morbido, leggero, leggermente il contorno occhi. Ecco amiche,
Questa è una buona cipria ad un prezzo davvero accessibile. Poi in altri video, in un video che sto preparando specifico sulle ciprie, avremo modo di parlarne ancora più dettagliatamente e di metterla a confronto con altre soluzioni che sto provando. Quindi amiche, che dire, siamo arrivate all'ultimo prodotto da mettere nella trousse. Facciamo un piccolo recap e vediamo alla fine che cosa abbiamo deciso di includere. Allora amiche, eccoci arrivate al recap finale. Io sto svuotando tutto il contenuto della trousse in un cestino per farvi vedere che cosa abbiamo alla fine. Quindi velocissimo recap: un fondotinta, un correttore, un blush, una piccola palette occhi, una matita occhi, un mascara, 2 matite labbra, un rossettino e una cipria. Come vedi amica, ti avevo promesso una trousse semplice, chiara, dove sai esattamente quale prodotto prendere e a che scopo utilizzarlo, una trousse economica perché il costo massimo di questi prodotti si aggira intorno ai 15 euro, che è il costo della cipria ed del fondotinta, ma molti altri prodotti sono davvero economicissimi, intorno ai 2-3 euro. Quindi fai due conti, ma questa è un trousse make up davvero accessibile e soprattutto che puoi veramente utilizzare quotidianamente senza sprechi, senza ritrovarti il cassetto pieno di roba che poi dovrai buttare senza aver mai utilizzato. Amiche, spero che questo video vi sia stato utile, scrivetemelo nei commenti. Io vi saluto, vi abbraccio e vi aspetto al prossimo video. Ciao!